Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. In questo video parleremo di altri verbi che creano tantissima confusione. La traduzione di questi verbi in inglese è to leave e i verbi di cui sto parlando in italiano sono i verbi lasciare, uscire e partire. Iniziamo a conoscerli insieme uno ad uno con diversi esempi e cerchiamo di capire qual è la differenza tra questi. Iniziamo dal verbo partire. Il verbo partire al presente indicativo è un verbo regolare e si coniuga in questo modo. Io parto, tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Il verbo partire significa to leave from a place or to a place. Può essere anche tradotto come to depart. Di solito insieme al verbo partire viene spesso menzionato un mezzo di trasporto. È usato prevalentemente nei contesti di vacanze, viaggi, partenze di lavoro. Può essere utilizzato anche per fare riferimento alla partenza di un determinato mezzo di trasporto da una stazione, da una città. Ad ogni modo, adesso facciamo qualche esempio e cerchiamo di capire come si utilizza. Quando parti per gli Stati Uniti? Quando parti per gli Stati Uniti? When do you leave for the United States? In questo caso stiamo parlando di una partenza per un viaggio, non importa se di vacanza, non importa se di lavoro. Ad ogni modo implica uno spostamento per un viaggio. Per questo motivo utilizziamo il verbo partire. Facciamo un altro esempio. L'aereo per Los Angeles parte alle 7 del mattino. L'aereo per Los Angeles parte alle 7 del mattino. The plane for Los Angeles leaves at 7 a.m. In questo caso utilizziamo il verbo partire perché anche qui stiamo parlando di un mezzo di trasporto, in questo caso è l'aereo che parte. In questa frase il verbo partire viene utilizzato un po' come to depart, the plane departs at 7 a.m. Quindi se parlate di contesti di viaggi, vacanze, mezzi di trasporto, allora dovete usare molto spesso il verbo partire. Adesso passiamo al verbo lasciare. Il verbo lasciare al presente indicativo è un verbo regolare. Coniughiamolo insieme. Io lascio, tu lasci, lui, lei lascia, noi lasciamo, voi lasciate, loro lasciano. Il verbo lasciare ha diversi utilizzi. Il primo utilizzo è per specificare che non abbiamo portato qualcosa con noi, che l'abbiamo lasciato. Per esempio, ho lasciato il telefono a casa. Ho lasciato il telefono a casa. I left the phone at home. In questo caso non ho portato il telefono con me, è rimasto a casa. Può essere che io l'abbia dimenticato, può essere che io l'abbia lasciato a casa di proposito, ad ogni modo non l'ho portato con me, è rimasto in un altro posto. L'altro utilizzo di lasciare è quando noi abbandoniamo qualcosa in maniera permanente. Facciamo una frase. Matteo ha lasciato l'Italia a 9 anni. Matteo ha lasciato l'Italia a 9 anni. Matteo left Italy when he was 9 years old. Utilizziamo il verbo lasciare perché la nostra frase implica che Matteo ha abbandonato l'Italia in maniera permanente, probabilmente per trasferirsi in un altro paese, in un altro continente. L'altro utilizzo del verbo lasciare è to break up, quindi terminare una relazione. Federica ha lasciato il suo fidanzato perché non era più innamorata. Federica ha lasciato il suo fidanzato perché non era più innamorata. Federica broke up with her boyfriend because she was not in love anymore. In questo esempio usiamo il verbo lasciare perché stiamo parlando di una separazione in una coppia, quindi ogni volta che avviene una separazione si utilizza questo verbo. Il terzo verbo che spesso viene confuso quando si tratta di tradurre to leave è uscire. Il verbo uscire al presente indicativo è un verbo irregolare. Vediamo come si coniuga. Io esco, tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono.
Uscire significa lasciare un posto in maniera temporanea, per esempio la casa, la scuola o uscire da un luogo, ma con la consapevolezza di tornare. Quindi non viene utilizzato per parlare di to leave in maniera permanente, ma per parlare di to leave in maniera temporanea. Per questo motivo il verbo uscire viene spesso seguito dalla preposizione da, che significa from. In alcuni casi viene seguito dalla preposizione di, si tratta però di eccezioni. Facciamo delle frasi. A che ora esci dall'ufficio? A che ora esci dall'ufficio? At what time do you leave the office? In questo caso utilizziamo il verbo uscire perché implica abbandonare un luogo in maniera temporanea, perché probabilmente il giorno dopo saremo di nuovo in ufficio, e come vedete è seguito dalla preposizione da, ovvero from. Facciamo un esempio con l'eccezione di: esco di casa molto presto la mattina. Esco di casa molto presto la mattina. I leave home very early in the morning. In questo caso si tratta di un'eccezione, quindi invece che dire esco da, utilizziamo esco di. Un altro utilizzo molto comune del verbo uscire è to hang out or to go out. Per esempio, usciamo a bere qualcosa questa sera? Usciamo a bere qualcosa questa sera? Shall we go out to drink something tonight? Quindi in questo caso stiamo utilizzando il verbo uscire per dire to go out, per uscire a fare qualcosa, a vedere degli amici o a bere qualcosa insieme o a cenare. Facciamo un'altra frase. Esco sempre con gli amici durante il fine settimana. Esco sempre con gli amici durante il fine settimana. I always hang out with friends during the weekends. In questo caso uscire è utilizzato come to hang out, quindi passare del tempo fuori da solo o con gli amici. Per quanto riguarda la conversazione, alcune volte il verbo uscire seguito dalla preposizione con significa to date someone. Per esempio, Bianca esce con Luca da 3 mesi. Bianca esce con Luca da 3 mesi. Bianca has been dating Luca since 3 months. Uscire con, utilizzato come to date, è qualcosa di più colloquiale, si sente più nella conversazione. Può essere sostituito anche da frequentare. Per esempio, Bianca frequenta Luca. Ci sono diversi verbi per tradurre to date someone. Anche per oggi abbiamo terminato con la nostra lezione. Spero che questo video sia stato utile e che abbiate capito la differenza tra partire, uscire e lasciare. La cosa che sicuramente crea più confusione è che questi verbi in inglese si traducono tutti allo stesso modo. In realtà però le differenze tra questi sono abbastanza marcate, però una volta capita la differenza non è poi così difficile distinguerli. Questo è uno dei casi in cui tradurre dall'inglese può essere un po' controproducente. Ad ogni modo, se avete dubbi o domande potete ovviamente scriverli nei commenti e come sempre vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!